è probabilmente la soluzione più facile quando volete comunicare che siete annoiati. Però ci sono contesti e situazioni in cui sbuffare, come io ho appena fatto, non è molto professionale o molto adeguato. Cosa dire allora se una situazione, un evento, una persona, una cosa sono particolarmente noiosi? Restate là, stiamo per scoprirlo. Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. Che barba! Questo è esattamente l'equivalente di che noia. Perciò potete usarlo tranquillamente in modo intercambiabile con quest'ultimo, sia in riferimento a un evento, sia in riferimento ad una persona o ad una situazione. È informale, tenetelo a mente, forse anche un po' più informale di che noia. Questa espressione è diventata molto famosa in Italia da quando è stata utilizzata come parte di una scenetta comica che è diventata iconica nella cultura italiana. Che barba, che noia, che noia, che barba. È infatti proprio la battuta di una comica italiana molto famosa, Sandra Mondaini, che la diceva in uno spettacolo comico che faceva insieme a suo marito Raimondo Vianello. Che noia. No, ho appena detto che non si dice. Sì, ma vorrei vedere te qui a imparare queste liste di parole. Ci sono tanti metodi più divertenti per farlo. Con LingoPie, per esempio, puoi imparare e ripassare le parole nuove in maniera totalmente interattiva. Frena. Mi sono persa. LingoPie è una piattaforma che offre contenuti come film, documentari, serie TV, podcast. Praticamente ti permette di imparare in maniera veramente ben organizzata mentre ti stai godendo il tuo film preferito, la tua serie TV preferita. E in che modo? Una volta che hai selezionato la lingua che ti interessa, potrai visualizzare tutti i contenuti disponibili in quella lingua, che tra l'altro sono aggiornati ogni settimana. Innanzitutto ci sono i sottotitoli, ma si tratta di sottotitoli interattivi e quindi con il cursore puoi andare direttamente sulla parola che non conosci per visualizzarne la traduzione e puoi salvarla automaticamente nelle tue flashcard personali cliccandoci sopra. O, se preferisci, puoi direttamente avere doppi sottotitoli, quindi sottotitoli nella lingua originale e nella tua lingua. A lato poi trovi la trascrizione di tutto quello che viene detto. E quasi me ne stavo dimenticando, puoi regolare la velocità del video in base a quello che fa per te. E poi, un'altra figata secondo me, la possibilità di riascoltare solo una battuta del film e la serie TV all'infinito, cioè in loop, solo con un semplice tasto. Sì, ma come faccio a ricordare, a memorizzare le parole nuove? Quando vuoi, puoi ripassare le parole che hai salvato attraverso dei quiz interattivi. Puoi anche mettere alla prova la tua pronuncia. Ok, mi hai convinto. Ma come faccio per averlo? Clicca sul link in descrizione. E siccome sei una lernamica, perché lo sei vero, riceverai anche uno sconto esclusivo. Pensa, lo sconto è pari al 70% se selezioni il piano a vita. Corri. Che seccatura! Che scocciatura! Queste due espressioni sono equivalenti tra loro e sono anche equivalenti a che noia. Perciò anche queste si possono utilizzare sia in riferimento a persone che eventi o situazioni, in modo completamente intercambiabile. Equivalenti anche a tutte queste espressioni ce ne sono ancora altre due. Ma attenzione, perché queste sono decisamente più informali e anche un po' volgari. Anche se devo dire gli italiani le usano veramente molto spesso nella vita di tutti i giorni. E queste due sono che palle o che rottura, o nella sua forma più completa, che rottura di palle, che rottura di scatole, che lagna. Anche quando diciamo questa espressione stiamo comunicando che siamo annoiati, ma il suo uso è un po' più limitato, quindi attenzione a quando la utilizzate. Si può usare che lagna in riferimento a una persona fastidiosa, appiccicosa, che ripete sempre le stesse cose, oppure in riferimento a un discorso noioso e lunghissimo, o
Ancora, in riferimento a musica che è monotona, banale, un po' fiacca. Come alternativa invece a è noioso, potete dire è monotono. Monotono si può usare in riferimento a cose o situazioni banali o che si ripetono a intervalli regolari, sempre nello stesso modo e che quindi non cambiano mai, non apportano mai delle novità. Ma si può usare anche in riferimento a persone, in particolare persone un po' noiose che dicono sempre le stesse cose, molto simili alla precedente, quindi gli esatti equivalenti di è noioso sono anche è poco interessante o è poco stimolante. E sinceramente qui non credo che ci sia molto da dire. Entrambi questi aggettivi sono chiari, penso. Se una cosa, una situazione, una persona sono interessanti, stimolanti, significa che suscitano in noi sentimenti come curiosità, interesse, attenzione. Al contrario, se lo sono poco, allora significa che sono noiosi. È fiacco. Questo aggettivo, usato in riferimento a cose, eventi, situazioni, significa che sono piatti, noiosi, banali, per niente interessanti. Infatti l'aggettivo fiacco in riferimento a una persona assume un significato un po' diverso. Significa infatti senza energia, nel senso di debole, esausto, spossato e tedioso. Conoscevate già questo aggettivo? Secondo me no. Anche tedioso è un sinonimo di noioso, nel senso che si può usare sia in riferimento a situazioni che in riferimento a persone, ma è decisamente più formale. Probabilmente per questa ragione non lo avete sentito molto spesso. Però ci sono contesti in cui fa una bella figura, anche se state dicendo che vi state annoiando. Adesso c'è una delle mie preferite. È soporifero. Non lo so, questo aggettivo mi piace particolarmente, lo trovo molto carino per comunicare appunto che qualcosa è noioso. Infatti, letteralmente significa che facilita, che provoca il sonno, perché deriva dalla parola sopore. Attenzione, non sapore. Sopore, che per quanto sia magari poco usata, indica uno stato fisiologico simile al sonno, ma semicosciente, quindi con una perdita di coscienza solo parziale. Immaginate dire a qualcuno sei soporifero. Non è un complimento, però è molto elegante. È stucchevole. Questo aggettivo viene dal mondo del cibo. In riferimento al cibo, stucchevole significa che riempie tanto facilmente da risultare nauseante, quindi anche se ne mangiamo una piccola quantità ci sentiamo subito sazi e non ne vogliamo più perché ci ha già causato un po' di nausea. Per esempio lo si dice molto di alcuni dolci quando sono particolarmente dolci, ma lo usiamo in riferimento appunto a cose, eventi, situazioni, persone. Quando quelle cose, quelle persone sono fin troppo sentimentali, sdolcinate, a un livello così alto che diventa fastidioso, nauseante, noioso. Non ne possiamo più. E adesso un'altra espressione che è probabilmente tra le mie preferite, mi piace molto, ed è fa venire il latte alle ginocchia. L'intera espressione significa appunto che qualcosa è noioso. Ma perché? Cosa c'entra il latte e cosa c'entrano le ginocchia? Ebbene, questo modo di dire deriva dall'antica tecnica di mungitura delle mucche, quella svolta a mano. Infatti chi deve mungere a mano la mucca, solitamente le si siede accanto e mette un secchio sotto le mammelle. Però si tratta di una pratica faticosa,
che porta via molto tempo, quindi molto lunga e di conseguenza un po' noiosa perché è abbastanza ripetitiva, soprattutto perché bisogna riempire il secchio, quindi il latte deve arrivare fino alle nostre ginocchia. E non è facile, come dicevo, non è facile e non è per niente breve, ci vuole molto tempo. Carino, no? Mi sta stufando, o mi ha stufato, ma anche mi ha seccato, mi ha scocciato. Infatti i verbi stufare, seccare e scocciare sono tutti sinonimi di annoiare, perciò si possono tutti utilizzare come sinonimi di quest'ultimo. E perciò se una cosa o una persona ci annoia, allora significa anche che ci stufa, ci scoccia, ci secca. Un'altra esclamazione molto informale per indicare appunto che noia è uffa o anche uff, però direi che uffa è più comune e si tratta infatti di una un'interiezione molto comune in italiano che usano veramente tutti, soprattutto forse i bambini, e spesso la accompagniamo proprio con il nostro sbuffare. Uffa! Indica sicuramente noia, ma tanta noia da creare anche un senso di frustrazione, di fastidio, di impazienza. Quindi siamo anche quasi un pochino arrabbiati a causa della noia. Infatti, usata in altri contesti, l'interiezione uffa può esprimere proprio rabbia, frustrazione. Oh, fa venire la barba. E qui credo che non ci sia molto da dire, credo che sia abbastanza chiaro, perché la barba cresce abbastanza velocemente, ma in realtà ci vogliono comunque giorni. Ebbene, ci fanno venire la barba significa che sono lunghi, tanto lunghi e tanto noiosi che durano quasi come il tempo impiegato dalla barba per crescere. Cioè il senso è, per esempio, questo discorso era così lungo che ad ascoltarlo mi è cresciuta la barba. Non finiva più. Fa venire l'uggia. E sono sicura che anche questa parola non l'abbiate mai sentita. Uggia è una bella parola, un po' formale, che indica la sensazione provocata dalla noia, con senso di irrequietezza e malumore. Avete presente quella sensazione, no? Siamo annoiati, ma allo stesso tempo siamo irrequieti, siamo di cattivo umore perché non sappiamo cosa fare o perché non ne possiamo più di sentire quella persona o di essere in quella situazione. E infine una chicca, molto comune nella lingua parlata, soprattutto nel sud Italia. Non sapere dove fare l'uovo. Immaginate una gallina che deve fare l'uovo ma non sa scegliere il posto ideale per farlo. Bene, la sensazione è un po' quella di frustrazione, di irrequietezza, è quello che comunica questa espressione. La si usa in genere in riferimento a persone, quindi non in riferimento a situazioni o eventi. E se diciamo a qualcuno che non sa dove fare l'uovo, significa che vediamo che quella persona è annoiata, ma nel senso di irrequieta, si muove continuamente, va un po' ovunque ma senza fare nulla in realtà. E quindi le diciamo: che c'è? Non sai dove fare l'uovo? Bene, spero che questo video non sia stato noioso e spero che abbiate imparato molte cose nuove, molte frasi nuove. Mi raccomando, usatele quando fate conversazione con gli italiani. Se invece volete scoprire tutte le alternative a sono triste, non dimenticate di guardare il video dedicato proprio a quell'argomento, che trovate come sempre qui in alto nella card o giù in descrizione. Se invece cercate un qualsiasi altro argomento di grammatica o di cultura italiana, sapete già cosa fare, passate dal nostro sito web lernamo.com. Non dimenticate anche di seguire Lernamo su Instagram, su Facebook, su X, su Pinterest, su TikTok e su Telegram per tutti gli altri contenuti esclusivi. Se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi alla newsletter e al canale YouTube e lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto. Io vi saluto, ma vi aspetto prestissimo in un nuovo video.